Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Proseguiamo nell'assieme Air Motor e andremo con questo filmato a modellare e montare questo pezzo qui, questa rondella, ovviamente fatta una e montata, ce n'è qui un'altra e montiamo anche questa. E su questo alberino che abbiamo realizzato nel precedente filmato andremo poi a montare anche questo che è un volano, anche se io ho nella lista delle parti il file salvato come manuella. Come sempre andiamo a prendere la tavola con le proiezioni ortogonali del pezzo che indistinta compare col numero 9 di questo washer, di questa rondella. Allora, eccolo qua. È un pezzo molto semplice, alla fine si risolve con due circonferenze concentriche che faremo nel piano ZX in maniera da avercelo già orientato per il montaggio. Allora, andiamo in questa parte dello schermo, in questa finestra, e andiamo ad aprire un nuovo disegno ISO millimetri è il prototipo. Scegliamo di fare uno schizzo nel piano XZ e andiamo a inquadrarlo e direi, siccome si tratta di misure molto piccole e conosco lo zoom di Inventor, farei così un paio di rotelline verso l'alto, le girerei e poi andrei a fare i due cerchi, 1 e 1, 2. Li mettiamo subito concentrici e facciamo subito in maniera che la loro origine a questo punto comune stia nel punto centrale. Poi andiamo a mettere i due diametri, perché due sono le quote che ci servono ancora. Questo che deve essere 6, ingrandiamo, e questo che deve essere 3.8. Lo schizzo è completamente vincolato, fine. Andiamo nella casa, è troppo piccolo, ingrandiamolo un attimo, ok. Blocchiamo questo ingrandimento, imposta vista corrente come a distanza predefinita e facciamo l'estrusione di questo oggetto che deve essere di 1 millimetro. Quindi estrusione di questa corona 1 millimetro e la facciamo sempre simmetrica. Ripeto, conviene mantenere i piani di simmetria nel costruire gli oggetti. E direi che a questo punto possiamo dare l'ok e il pezzo è finito. 1 millimetro, diametri 3,8 e 6. Al solito il materiale si tratta di un ottone, quindi andiamo a scegliere un ottone giallo chiaro, soft yellow, eccolo qua. E poi ha già messo a posto anche come appare, quindi ottone satinato, ottimo. E andiamo a vedere le ultime due cose che stanno nelle proprietà. Quindi prima di fare il salvataggio clicchiamo col tasto destro sul nome del file, apriamo proprietà e a riepilogo mettiamo oggetto washer o rondella come preferite, e in progetto mettiamo come descrizione ancora washer senza la T e qui Air Motor. L'assieme si chiama Air Motor. Applica, chiudi e adesso passiamo al salvataggio. File salva con nome, parte 8 0008 washer trattino 00 filmato. Io ce li ho già, quindi vado a sovrascrivere, voi mettete questo nome, salva, sostituire, sì, e il pezzo è costruito. Secondo pezzo che dobbiamo andare a fare, assembly totale, è questa manovella. Ricerca delle proiezioni ortogonali, è questo pezzo 10.
Studio dell'oggetto da modellare. Allora, direi che questa volta è un po' meno immediato la costruzione, non ci servono tanti schizzi, potrebbe anche, credo, bastarcene uno solo, ma è uno schizzo da fare, diciamo, con un po' di passaggi. Tra le altre cose nell'estrusione c'è la parte, questa parte qui che sto indicando col mouse, che vedete è leggermente in risalto di 0,5. Quindi potremmo fare il solito schizzo, lo schizzo di tutta la forma sul solito piano X e Z, in maniera che poi ce la troviamo già girato per il montaggio, e poi con lo stesso schizzo fare questa parte davanti. Dunque, file nuovo nella finestra giusta, ISO millimetri, piano ZX, schizzo, inquadro. Allora, qui ho a che fare con una circonferenza da 30. Qui siamo alle solite, siamo intorno ai 200 come squadratura, come inquadratura. Quindi un colpo con una rotella verso l'alto, facciamone un'altra e poi vediamo quello che succede. Cerchio. Cominciamo da questo cerchio centrale di diametro 30 e anche potrebbe essere questo da 6 o anche questo da 8. Adesso cominciamo a farne uno, facciamo il 30. Diamogli la quota 30 e poi mettiamo il suo centro coincidente col punto centrale. Ora dobbiamo, quindi questo pezzo qui di profilo ce l'abbiamo tutto. Questo non possiamo farlo, quello che possiamo fare è andare a fare questa circonferenza di diametro 8 a distanza 8 dal centro di questa. Allora, circonferenza, ho esagerato, 8, mettiamola subito a posto. Poi mettiamola allineata verticalmente, centro con punto centrale, e fissiamo la distanza che deve essere 8. La distanza che deve essere 8, giusto. Facciamo questa circonferenza qui di diametro 11 e concentrica con quella da 30. E diamogli la concentricità. Proseguiamo questo schizzo costruendo queste due linee qui che sono tangenti alla circonferenza da 8 e tangenti a questa circonferenza che è da 11, quindi c'è sia a sinistra che a destra. Possiamo farle tutte e due, possiamo anche farne una e specchiare, facciamole tutte e due che andiamo via veloci con 4 tangenze. Allora, tangente questa a questa e questa a questa. Dopodiché andiamo a regolarne le lunghezze. Quindi taglia questo pezzo qui e qui ne manca un pezzo, allunga, estendi, scusate. 4 quote necessarie, tangente, tangente, qui estendiamo subito, andiamo a verificare sopra, invece sopra dobbiamo tagliare. Completamente vincolato. Già che ci siamo, questa parte della circonferenza da 8 la facciamo diventare, la parte sotto, la facciamo diventare tutto, non la tagliamo perché altrimenti poi ci rimette in gioco dei gradi di libertà. La facciamo diventare tutta una linea di costruzione. Come? Dividi, andiamo a prendere questo primo pezzetto, questo secondo pezzetto e questo terzo pezzetto, 3 divisioni, e poi questa la trasformiamo in linea di costruzione,
questa la trasformiamo in linea di costruzione e questa, ecco, bisogna stare attenti, prende la quota, no, la curva la trasformiamo in linea di costruzione. E qui abbiamo la parte sopra abbastanza fatta, finita, tranne che manca un foro, e lo facciamo subito perché è un foro di diametro 4, quindi una circonferenza che poi renderemo concentrica, ce l'ha fatta con le linee di costruzione. Andiamo a sistemare, diametro 4, e la rendiamo coincidente, col centro coincidente a quella col diametro 8. ESC. Ora, per finire il profilo, almeno la parte esterna del profilo, occorre sistemare questa circonferenza di diametro 30 facendo queste due linee, questa a sinistra e questa a destra. Queste linee hanno un estremo che coincide con il punto di tangenza di quelle che abbiamo costruito precedentemente, e l'altro estremo che sta su questa circonferenza di diametro 30 e ha una distanza 4 in verticale. Quindi facciamo due linee, anche qui ne potrei fare una e poi fare lo specchio. Allora qui devo decidermi a rimettere a posto questo e lo faccio subito, eccolo qua. Ok, poi gli dico che questo estremo sta sulla circonferenza e lo stesso questo estremo sta sulla circonferenza, che questo estremo coincide con questo punto di tangenza o estremo, questo punto qui, o estremo della linea che ho tracciato sopra, e questo punto qui una sta qui. Due quote necessarie, sì, perché ancora non abbiamo dato a sinistra e a destra, gli abbiamo detto che il punto sta sulla circonferenza, ma questi sono tutti i punti sulla circonferenza, sono tutti buoni. Beh, qui ci possiamo subito spendere questo 4, in che modo? Quota verticale 4, una quota necessaria 4, completamente vincolato. E adesso andiamo a rendere ausiliaria di costruzione questa parte sopra. Come? Dividi, qui dovrebbe trovarli tutti e due i punti perché non ci sono altre intersezioni. ESC, prendo questa e la trasformo in una linea di costruzione, e il profilo, almeno la parte esterna, è finita. Adesso andiamo a costruire questa parte interna, perché chiaramente per poterlo estrudere ci serve anche lei, per poterlo estrudere subito ci serve anche lei, se no faremo due corpi, due aree, questa sopra e questa sotto. Allora, per fare la parte interna cominciamo a costruire questa circonferenza di diametro 8, cerchio, quota 8, concentrico. Poi passiamo a costruire questa propagine, questo scasso qui sotto. Costruiamo questa circonferenza di diametro 2 a distanza 6 e allineata verticalmente con l'origine. Allineamento, distanza. Poi costruiamo due linee verticali, abbastanza a caso, una a sinistra e una a destra. Gli andiamo a dire esplicitamente che sono verticali, quindi questa è verticale, questa è verticale, poi le mandiamo in tangenza sulla circonferenza da 2, e qui dovremo anche
estendere parecchie, almeno 3 volte, ci siamo, e possiamo tagliarla qui. Questa è completamente vincolata, questa ha già un vincolo dei 4, già l'orizzontale, la verticalità, tangenza, estendi e taglia. Completamente vincolata, fatto anche lo scasso, adesso dobbiamo rendere ausiliari questi tratti qui. Allora, dividi, e questo è già fatto. Ausiliaria o costruzione? A me spesso viene ausiliaria, in realtà lui la chiama di costruzione. Poi il cerchio, dividi, e qui saranno un po' di passaggi, 1, 2 e 3. Questo, costruzione, non l'ha preso, perché ho preso la quota, quindi curva, costruzione, curva, costruzione, curva, costruzione. E poi abbiamo questo tratto qui della curva da 11, della circonferenza da 11, anche qui dividi 1, 2 e 3. Anche qui questa è di costruzione, questa di costruzione e questa è di costruzione. Lo schizzo interno esterno è completo e anche completamente vincolato, per cui possiamo fare fine e passare alle varie estrusioni. Allora lo inquadro un po' più grande, fisso l'inquadratura, e comincio a fare la mia estrusione, che deve essere di 6, simmetrica, questo, ovviamente questo e ovviamente questo. Ok, a questo punto mi condivido lo schizzo e vado a fare un'altra estrusione di questa parte qui, da questo lato qui. Volevo trascinarlo, ma prendo un'altra riga e ho fatto simmetrico, no? Ok, e di quanto? Allora, parto dal piano di simmetria, e quindi 3 più 0,5, quindi non di 0 ma 3,5, e do l'ok. E l'oggetto è terminato, ha tutto quello che serve, più uno schizzo molto visibile che adesso andiamo a spegnere. Dobbiamo soltanto dare il materiale, che è un ferro grigio, e dobbiamo mettere a posto, prima di salvarlo, queste due informazioni, che sono: possiamo scrivere manovella, possiamo scrivere volano, fate voi. Io lascerei manovella, anche se è più un volano, anzi è un volano. Quindi l'oggetto, ma per mantenere gli stessi nomi che ci sono nei file che vi ho proposto per fare l'esercizio. Quindi manovella, progetto, descrizione manovella, e il progetto si chiama Air Motor. Applica, chiudi, file salva con nome, questo nome qui, il file io già ce l'ho salvato per il filmato, quindi 010 manovella tratto 000 filmato.
io do salva e poi sostituisco, voi date, scrivete il nome e poi salvate. Il pezzo è fatto e adesso passiamo al montaggio di questi due pezzi, questa rondella e questa manovella, assieme. Per prima cosa recuperiamo l'assieme che abbiamo lasciato nel filmato precedente, lo 04, eccolo qua, dove era montato questo alberino su cui dobbiamo andare adesso a montare le due rondelle e il volano o manovella. Allora, ingrandiamolo a tutto schermo e andiamo a posizionare le due rondelle. Partiamo da quelle da 08 washer filmato, apri, una e una 2. Sono già orientate nel modo corretto, chiudo l'inserimento e vado a fare il loro montaggio. Direi di fare un giunto tra questa superficie, questo cerchio e questo cerchio. Applica, giunto rotazionale, va benissimo, lasciamo che ruotino. E poi tra questo cerchio e questo cerchio, ancora rotazionale, applica, annulla, abbiamo finito. Adesso, prima di andare avanti e inserire la manovella e montare la manovella, analizza interferenza. Scegliamo tutti i pezzi, selezioniamo tutti i pezzi e troviamo che c'è subito una bella interferenza. Però l'interferenza è fra la biella e il blocco motore, cioè due pezzi che non abbiamo ancora vincolato in maniera corretta, quindi se sposto la biella un po' più in alto e rifaccio il mio controllo, l'interferenza sarà sempre, non ho preso il pistone, aggiungiamolo e do l'ok, tutti selezionati, nessuna interferenza, quindi il montaggio delle due rondelle è andato a buon fine e già che ci siamo, assembla, posiziona lo 010, la manovella, apri, è già orientata correttamente, quindi clicco e la lascio lì, do l'ok e adesso questa la mettiamo con questa parte. Adesso non so se la parte liscia o la parte come va girata. Andiamo a vedere i disegni, cioè questa è una parte, questa faccia è liscia, questa faccia ha questo risalto. Credo che questa parte con il risalto vada appoggiata al pistone, però devo andarlo a verificare nei disegni, quindi partiamo da qui, vediamo se è infatti esattamente il contrario. Questa parte liscia si appoggia alla piella e quindi devo girarla di 180 gradi. Torniamo sul nostro assieme, eccolo qua, quindi questo si appoggia sulla biella, allora lo giro di 180 gradi, rotazione libera 180 gradi, questa è una rotazione libera di qua 180 gradi, prima intervengo lì e poi intervengo qui. Ok, e adesso vado a posizionare giunto, e anche questo deve scorrere, quindi giunto, questa circonferenza, no, prendiamo il centro e lo andiamo a mettere nel centro. Allora voglio prendere, perfetto, sono riuscito anche se, e andiamo a metterlo su questa parte centrale. Ho un po' la sensazione che sia sbagliata l'operazione che ho fatto perché deve essere questo cilindro che va posizionato qui, quindi annulla, quindi giunto, questo cilindro, vediamo se da qui riesco a prendere la parte centrale, no, devo cambiare un po' l'inquadratura, preso, preso,
applica, esc, vediamo, ecco, questo ha un movimento che non deve esserci e quindi andiamo a mettere faccia a faccia, cioè andiamo a posizionare questa faccia, questa volta lo facciamo con un vincolo, questa faccia su questa faccia, applica, annulla, andiamo a controllare, esatto, ok, se blocco questa probabilmente riesce a ruotare, vediamo, esatto, sblocchiamo, facciamo un controllo di interferenza, tutti i pezzi selezionati, ok, nessuna interferenza, ok, ingrandiamo e salviamo come Airmotor 004 filmato, tratto 004 filmato, file, salva con nome Airmotor 005, scusate, no, 004 filmato. Questo è quello che io ho già preparato, ovviamente, e che quindi, a cui quindi vado sopra, io faccio un salva con nome e poi faccio un sostituisci, mentre per voi il nome del file è questo, airmotor-004 filmato. Salva, sostituisci, io sostituisco il file e così anche questo filmato si è concluso. Al solito spero abbiate imparato qualche cosa, al solito iscrivetevi al canale, al solito se conoscete, se avete amici che si occupano di modellazione solida e non conoscono il canale, invitateli a guardare questi filmati e ad iscriversi al canale. E al solito vi auguro buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.